Quella cuciniamo insieme ad Andrea, cannoli siciliani, sì, ma all'antica però. Curiosi? E allora? Amo ninni in cucina. E allora, cominciamo ad impastare. Iniziamo dalla farina, fornitore, ovviamente, ampio. Poi, tutti gli ingredienti al sugo. Impastare piano piano, deve venire un impasto bello, come diceva un siciliano, tanto, roro. Ok, adesso la trasferiamo, perché comunque è più pratico impastare in spianatoia e continuiamo ad impastare. Ok, ne facciamo un cilindretto, lo pellicoliamo in questo modo e lo mettiamo in frigorifero per almeno 30 minuti. Ci vediamo. E allora, nel frattempo che attendiamo che la nostra pasta di cannoli in frigorifero si rassolvi per bene, prendiamo una ricotta ben sgocciolata, quindi l'ho fatta sgocciolare 24 ore, e la passiamo al setaccio. Questo passaggio del setaccio è facoltativo, perché c'è chi preferisce la ricotta setacciata, quindi un po' più liscia e morbida, chi invece la preferisce grezza. Faccio un esempio: a Palermo di solito si setaccia, mentre a Dattilo, che è un paesino vicino a Trapani, la lasciano grezza. Quindi questa è una setacciata. La ricotta possiamo iniziare a mettere lo zucchero. E con una frusta amalgamiamo il tutto. Siamo puliti le mani, se no godi solo a metà. Allora, seguire per ultimo le gocce di cioccolato. Le gocce di cioccolato mettetele poco prima di farcire i cannoli, perché altrimenti, scusate ma non riesco a resistere, altrimenti dicevo, se li mettete la sera prima per esempio, o quel pochissima di umidità che continua a tenere la ricotta, rischiate che la goccia di cioccolato si scioglie e diventa non godurioso come dovrebbe. E adesso siamo nella fase più bella. Strutto in un tegamino e lo portiamo a temperatura. Avete capito bene, strutto e non olio, perché i cannoli si friggono rigorosamente cusciotto. Con l'olio si ci fa magari una frittura mista. Perfetto. Trascorso il tempo, adesso ne ricaviamo dei pezzettini e poi da questi pezzettini ne dobbiamo andare a ricavare degli ovali. E adesso vi faccio vedere come. Con l'aiuto di un mattarello cominciamo a stendere la pasta molto sottile, la cosiddetta nonna papera, perché lo potete fare tranquillamente. Fermatevi alla numero 2. Andiamo a prendere la nostra Accorgete che è ancora un po' formina per spessa, con cannoli. un mattarellino Andiamo a togliere stendete la ancora parte un in po' di eccesso. E questo. Ecco qua. Ta-ta-ta. Questa è una vecchia canna da cannolo. Anticamente usavano queste, adesso oggigiorno si usano queste qua di alluminio. Ma chissà, è poesia. Prendiamo i due lembi in questo modo, cambiamo posto, stendiamo un attimino, poi bagnate la punta del dito con un po' di tuorlo soltanto da un lato e l'altro a chiudere, esattamente così, ed eccolo qua pronto per un bel tuffo nello strutto bollente. Ecco qua, vedete tutte le bolle, no? Ecco, il cannolo deve avere le bolle, altrimenti si chiama chiacchiera. Ed ecco qua, il cannolo, come vi dicevo, deve rigorosamente avere le bolle. Cannolo, c'è chi usa la sacca a poche. A me un vecchio paesaggiere mi disse che il cannolo va spatoleato. Non riuscirei a tradurlo in italiano, ma potete immaginare che cosa sia. Prendiamo la nostra crema di ricotta e cominciamo ad inserirla al suo interno in questo modo, spingendo e facendo delle pressioni da ambedue i lati. Ciliegina candita da una parte, ops, si è attaccata al dito, fettina di arancia dall'altra. Gli ingredienti Ecco li troverete qua, in il nostro descrizione. cannolo. Se la Se ricetta vi è bello, piaciuta siamo e pronti. io vi sono leggermente simpatico, il like e il segui è più che gradito. E vi posso assicurare che ad ogni assaggio esclamerete: Bedamati!